Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Per questo progetto avete necessità di un paio di forbici, l'uncinetto 3,5, un ago per cucire, 4 marcapunti e il metro. Per quanto riguarda il filato ve lo faccio vedere subito. Per quanto riguarda il filato io andrò a utilizzare il cotone ecologico, adesso ve lo faccio vedere. Vedete, cotone ecologico con diverse colorazioni. Questi sono i colori che sono riuscita a far convincere il mio figlio a utilizzare. Se nel frattempo riesco a farli accettare un altro colore, volentieri, perché sarà un progetto molto colorato. Intanto vi dico, ho il turchese, il rosso, il lilla, verde, nero, senape, azzurro, giallo, beige se non ero, allora sì, grigio chiaro, poi questo è il corallo. Insomma, ho scelto un po' di colori, poi se riesco a farli accettare dell'altro riuscirò a metterlo. Quindi quello che io vi dico, questo è un progetto colorato dove potete utilizzare tutti i colori che desiderate, ma se non vi piace avere un progetto colorato potete utilizzare anche un colore unico. Insomma, nulla vi vieta di giocare voi con il colore oppure meno, perché è un progetto molto facile, molto carino, alla portata di tutti. Adesso iniziamo a prendere un po' di appunti. Io mi sono già fatta un po' di conti, quindi adesso li condivido con voi. Intanto dobbiamo iniziare a lavorare dall'alto, di conseguenza è un progetto top down, aperto sul davanti almeno per un po' di centimetri, perché così riesce a essere indossato tranquillamente da chiunque. Intanto noi segniamo i 4 aumenti negli angoli, quindi 1, 2, 3 e 4. Io, per facilitare il lavoro, così non avete difficoltà ad adeguarla alla taglia, andrò a lavorare con degli occhieli formati da 3 catenelle e una maglia alta, e saranno 22. Questi qua sono 22 occhieli. Ok, all'inizio di questi occhieli andrò a mettere 2 catenelle per 2 maglie alte, alla fine altre 2. Ok, questi 22 li andiamo a dividere in questa maniera. Ci metteremo 3 da una parte e dall'altra per le maniche, praticamente ne mettiamo 8 sulla parte dietro, perché è pari, di conseguenza l'8 sul davanti lo dividiamo per i quarti davanti, faremo 4 e 4, più qui davanti andremo a mettere più 2 catenelle più 2 catenelle. Comunque vi faccio vedere ogni passaggio con l'uncinetto, quindi non dovete avere difficoltà. Per quanto riguarda gli aumenti, saranno fatti così: 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, e sono 4 gli aumenti. Voi direte, ma io cambio filato perché non mi piace, è troppo grosso il filato che hai usato te, e devo arrivare fino a dove? Facile, voi dovete arrivare con questi occhiali, questi catenelle, a circa 35 centimetri, direi fino a un bambino di 13-14 anni. Per un adulto metterei anche 40 centimetri, perché così non è troppo stretto intorno al collo. Invece, se avete proprio dei dubbi e pensate, ma non so se mi bastano 40, allora fate una cosa: prendete una maglietta, una t-shirt, ci prendete le misure e in base a quello riuscite ad adeguare. Questi centimetri qui non potete andare a chiuderla in tondo, cioè qua dovete lasciare per forza lo spazio sul davanti, o se preferite magari farla elegante la lasciate per la parte dietro per una ragazza o una donna, ma vi serve comunque un bottone perché non vi passa dalla testa con questi centimetri qui. Se volete indossarla senza avere un bottone, senza avere insomma aperture sul davanti, allora dovete cambiare, e qui devono essere minimo proprio 56 centimetri. Ricordatevi che non sarà un lavoro molto elastico, di conseguenza dovete stare belle comode e fare delle prove. Come faccio a capire quelli occhiali che mi vengono fuori da questi centimetri? Come li divido? Dovete tenere presente di avere le maniche pari
i quarti davanti pari. Se avete un numero dispari, quello che vi aumenta, quindi quello che ce n'è di più, di meno o di più, lo mettete sulla parte dietro. Questo è un top down un po' particolare, quindi più informazioni di queste non riesco a darvi. Vi dico solo che dovete cercare di avere un po' di equilibrio nel metterli nella grafica. Ora prendiamo l'uncinetto e andiamo subito a fare il progetto. Prendete il filo, andiamo a fare il nodino. Ok, adesso andiamo a fare 5 catenelle. Caricate l'uncinetto, tornate a chiudervi nella terza fatta, poi fate una maglia alta. Questo è il primo occhiello, poi andiamo a fare 1, 2, 3 catenelle, caricate, vi chiudete, vedete qui c'è questo punto basso, entrate da sotto, prendete il filo e vi chiudete, e questo è il secondo. Per rispettare il mio progetto ne dovete fare 22 di questi occhiali e io ho circa 35 centimetri. Io adesso vado a farli tutti e 22, ci ritroviamo per chiuderli. Dopo averne fatte 21 occhiali vado a fare anche le ultime 2 catenelle, poi vado a farne un'altra che mi serve per iniziare il lavoro. Quindi adesso voi dovete entrare qui nella penultima lavorata, prendete il filo e andate a fare un punto basso e 2 catenelle, caricate e andate a fare un'altra maglia alta. Questi due quindi praticamente punti saranno una costante almeno finché non andiamo a chiuderci. Carico l'uncinetto, vado senza separazione, quindi senza niente, a fare semplicemente 2 maglie alte nell'occhiello. Poi per arrivare al prossimo vado a fare una catenella, carico e vado a fare 2 maglie alte, carico, quindi catenella, 2 maglie alte. In pratica io sul davanti adesso ne devo fare 4 di occhielli, quindi 1, 2, 3, catenella, il quarto, e vado a mettere il marcapunti facendo 2 catenelle, vado anche a bloccarlo subito così non mi sbaglio e lo chiudo. Ora devo fare la sezione della manica, quindi la prima è formata da 3 occhielli, quindi io lavoro il primo, il secondo, catenella, il terzo e devo andare a mettere il marcapunti perché ho finito la sezione, quindi 2 catenelle e andiamo a marcare. Ora dobbiamo fare la parte della schiena che è anche quella più lunga, dove gli occhielli sono 8. Dopo aver lavorato gli 8 occhielli della schiena dobbiamo andare a fare di nuovo la sezione delle maniche, ma prima mettiamo il marcapunti e poi il quarto davanti. Adesso lo vado a finire, ci ritroviamo per chiudere questa prima riga. Prima di finire la riga noi abbiamo finito gli occhielli, però ci mancano i 2 punti da lavorare, che li andiamo a lavorare perché anche loro sono una costante. Mi ripeto finché non vado a chiudere e a lavorare in tondo. In pratica mi servono per andare ad attaccare il bottone o la clip o quello che volete per andare a chiudere la t-shirt. Questo è l'aspetto che ha dopo la prima riga, quindi abbiamo un quarto davanti, la manica, la parte dietro, la seconda manica e il secondo quarto davanti. È questo. Ora come ora più o meno noi abbiamo rispettato i punti di base, quindi non abbiamo aumentato più di tanto. Dalla seconda riga, che è questa che andiamo a fare adesso insieme, iniziamo ad aumentare e così lo vedrete molto meglio. Non ho ancora deciso se cambiare colore ogni 2 righe o ogni 3 righe, quindi per quanto riguarda i colori avete tutta la libertà di scelta. Partiamo con un punto basso e una catenella un po' più lunga,
facciamo anche la seconda maglia alta. Qui dove ci sono le 2 maglie alte li andiamo a trasformare in una catenella, e qui dove c'è la catenella di base andiamo a fare le 2 maglie alte. In pratica invertiamo i punti, quindi dove abbiamo le maglie alte la catenella, dove c'è la catenella andiamo a fare le maglie alte. Questo fino ad arrivare al primo marcapunti. I marcapunti li potete utilizzare per tutto il lavoro o semplicemente utilizzarli fino che avete necessità. Io forse già qui dalla seconda riga non andrò più a utilizzarli. Qui dove c'è il marcapunti, in pratica andiamo a fare il primo aumento, che è formato da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Poi continuiamo la sezione della manica, in pratica catenella per loro 2 e 2 maglie alte dove c'è la catenella. Incontriamo il secondo marcapunti della riga e andiamo semplicemente a fare l'aumento, quindi nello stesso spazietto andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Mi ripeto, se avete difficoltà, che lì vi confondete, nulla vi toglie di usare i marcapunti fino alla fine, o almeno finché non andiamo a ricavare le maniche, dopodiché è più facile da riconoscerli, perché si lavora, cioè in pratica gli aumenti si annullano e andiamo a lavorare in tondo. Adesso io vado a fare la sezione della schiena, vado a fare anche gli ultimi 2 aumenti, ci troviamo per chiudere la riga e iniziare la terza. Vado a chiudere la seconda riga lavorando le ultime 2 maglie alte che sono a costante, e ho deciso di cambiare colore. Andrò a fare delle righe col nero, che secondo me lo andrò a utilizzare un po' più spesso rispetto agli altri colori, quindi lasciate un po' di filo e chiudete. Poi è normale che sarebbe meglio nasconderlo in seguito con l'ago, perché proprio sul margine, e sicuramente non ci sarà più la possibilità di riprenderlo. Adesso io vado a prendere con il colore nero e inizio sempre dal di lì. Ho fatto un pasticcio, quindi faccio il nodino, una, 2 catenelle, faccio una maglia alta, la seconda, e ora mi ritrovo sempre con lo stesso discorso: dove c'è la catenella faccio le maglie alte, dove ci sono le maglie alte faccio la catenella, quindi subito la catenella, di conseguenza vado e faccio le 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte. Quando arrivo all'aumento lo faccio uguale, identico come nella riga precedente, cioè 2 punti alti, 2 catenelle, 2 punti alti. Adesso lo faccio vedere. Queste righe sono da fare per un bel po', fate conto che dovete arrivare minimo a 55 cm per poterla indossare, quindi l'apertura sul davanti serve di circa 10 cm di altezza come minimo. Adesso scusate, ma mi dà fastidio il marcapunti, quindi io lo tolgo e vado a fare l'aumento, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, e così via. Adesso vi faccio vedere l'aspetto, che è questo, vedete i 4 aumenti.
scusatemi, i 4 aumenti. Vado a farlo per un po' di righe, dopodiché ci ritroviamo che vi faccio vedere come si chiude e continuo in tondo a lavorare. Io ho lavorato per 10 righe totali. A questo punto ho i 35 qui internamente quando ho fatto gli occhielli e poi ho quasi 12 cm da un lato e un altro, quindi ho quasi 60 cm. Di conseguenza vado a chiudere qui sul davanti, cioè unisco. In pratica con questa riga li andrò a avvicinare e li unisco. Chi desidera mettere dei bottoni può sovrapporre questi due pezzetti, quindi ci avrà il bottone da cucire sotto e sopra per poterlo chiudere. Nel mio caso andrò a usare un laccetto, di conseguenza non ho necessità di sovrapporre questi due pezzi. Ora iniziamo con il colore nero. Come vedete alterno righe di colore con il nero, così facendo il contrasto del nero gli dà molta luce e molto carattere. Inizio la riga numero 11 qui già nell'aumento, così facendo quando vado a nascondere i cappietti evito di farli vedere, di conseguenza è un lavoro più pulito. Vado sempre con la maglia alta, la seconda catenella e lavoro direttamente sul lavoro. Vado avanti fino ad arrivare qui dove vi faccio vedere come proseguire. Ho lavorato le due maglie alte qui, adesso vado a fare una catenella e vado direttamente a lavorare qui. Così li ho avvicinati e continuo. Qui praticamente c'ho il cappietto che non è stato ancora bloccato, andrò a cucirlo leggermente. Poi tanto io il laccetto lo andrò a utilizzare sempre qua nella prima maglia alta, quindi comunque sia si avvicina lo stesso, però intanto un punto per avvicinarlo credo che sarebbe l'ideale. Ora, per quanto tempo devo continuare a lavorare così in tondo, facendo sempre anche gli altri 4 aumenti? Lo facciamo fino ad arrivare alla metà della circonferenza del bambino, della bambina o dell'adulto. Nel caso di Gabriel io ho bisogno di circa 32 cm. Adesso oggi riprendo le misure perché veramente cresce da un giorno all'altro e io qui ora come ora ho 25 cm, quindi se devo arrivare a 22 mi mancano circa 7 cm. Oggi, come ho detto, riprendo le misure. Queste misure le ho prese su una sua maglia, però insomma è meglio prenderlo su di sé e se va bene 32 cm devo fare tante righe fino ad arrivare a 32 cm. Quando arrivo a 32 cm ci fermiamo perché dobbiamo unire qui e qui per creare lo scalfo della manica. Di conseguenza dopo ci fermiamo con gli aumenti, ma andremo a fare solo il corpo della t-shirt e basta. Poi dopo riprenderemo anche le maniche. Intanto io continuo e poi vi aggiorno per vedere quando devo andare a chiudere, quindi li andremo a chiudere insieme i scalfi della manica. Dopo 13 righe di lavoro ho raggiunto i centimetri che mi servivano sia per quanto riguarda la circonferenza sia per quanto riguarda le maniche. Allora, la circonferenza è di circa 33 cm e le maniche sono circa 11 cm, quindi più che sufficienti. Ora dobbiamo andare a chiuderci qui e qui per ricavare le maniche, poi andremo a lavorare solo sul torace, non andiamo a lavorare sulle maniche, le riprenderemo in seguito. Quindi riprendiamo il filo da dove ci siamo chiusi e andiamo a unirli. Avevo iniziato la riga prima dell'aumento, non proprio nell'aumento perché sapevo che più o meno ero con i centimetri, quindi adesso cammino con una maglia bassissima per arrivare qui dove c'è lo spazio e continuo a camminare fino ad arrivare all'aumento. Entro qui nell'aumento e vado a fare
Oltre a questo, scusate, lo rifacciamo insieme perché mi sono dimenticata, entro nell'aumento qui, prendo anche, vedete, la parte sotto, l'angolo sotto, prendo tutto insieme, punto basso e 2 3 catenelle. Allora, una maglia alta la facciamo noi che sono 1 2 3 e questa è la catenella di separazione che ci serve per queste due maglie alte. Quindi adesso io carico e vado nello spazietto fino ad arrivare al prossimo aumento, dove lo andiamo a unire insieme, così ricaviamo anche la seconda manica. Ho lavorato tutto il necessario, quindi adesso vado a fare una maglia alta unendoli in questa maniera, quindi tirate fuori il filo e fate la maglia alta. Vedete, abbiamo ricavato la seconda manica, la seconda la facciamo qui a fianco, così nascondiamo la chiusura facendo finta che sia un punto formato da 2 maglie alte, catenella, e nel prossimo spazio andiamo a lavorare semplicemente i punti, quindi 2 maglie alte e una catenella. Ora vi faccio vedere come proseguire. Intanto vi faccio vedere anche che abbiamo ricavato le maniche, una è qui e una è qui. Con questa riga andiamo a chiuderci qui all'inizio, dove abbiamo fatto 3 catenelle più una per lui, quindi ci manca un punto alto da lavorare qua. Si taglia il filo, si va a cambiare colore utilizzando il nero. Andiamo a lavorare in tondo solo su questa porzione qua, lasciando stare le maniche fino all'altezza che desiderate in base alla vostra necessità. Quindi io adesso vado a fare tutto il tronco, quindi la parte del torace e del dietro, e poi mi concentrerò su una manica. Ho proseguito con il mio lavoro. La t-shirt è bellissima, l'adoro, e anche Gabriel l'adora, cioè, e l'ho fatta provare per fare le foto che fra poco voi andrete a vedere, e non voleva più togliersela, però gli ho detto: amore, mi serve perché dobbiamo lavarla, prepararla per la festa. Vi faccio vedere. Allora, noi ci eravamo lasciate a un certo punto dove io devo fare la parte del tronco, che è questa, e ho ripreso le maniche senza di voi perché sono talmente facili che vi faccio vedere. Allora, noi avevamo solo una riga gialla, vi ricordate? Semplicemente sono partita da qui, mi sono alzata, in realtà l'ho fatto dall'altra parte, mi sono alzata con 2 maglie alte e ho continuato in tondo, poi ho fatto altre 2 righe di nero e sono più che sufficienti perché tanto farà caldo, quindi non c'è bisogno di allungare la manica. È molto bella. Poi per quanto riguarda il davanti, io non ho messo i bottoni, non ho cucito neanche i punti come notate, semplicemente ho fatto un laccetto. Avete il tutorial sul mio canale, quindi è facile da trovare. L'ho infilato tra i 2 punti alti, ecco perché ci servivano sin dall'inizio, ed è questo. Poi lo potete chiudere o lasciare semplicemente aperto che venga così sul davanti. Per chi desidera può mettere anche dei bottoni, però lo volevo tutto naturale, ho scelto di utilizzare il laccio. Ricapitoliamo un attimo. Noi dobbiamo iniziare a lavorare con degli occhielli. Ci mettete 2 punti, quindi 2 catenelle più gli occhielli, quelli che avete necessità per raggiungere la vostra taglia. Mi spiego meglio. Qui se io mi indosso questa t-shirt mi sta molto stretta al collo, vedete, perché è piccolino, ok? Quindi per un adulto sicuramente 35 cm sono un po' pochi, io metterei tipo 40-45. Voi direte: però io dopo come faccio a dividere per le maniche, per il davanti, per il dietro? Molto facile, molto molto facile, perché dovete tenere presente che più o meno le maniche sono quasi la metà della parte dietro della parte davanti. Noi abbiamo 8 occhielli sul dietro, 3 e 3 sulle maniche e 8 occhielli sul davanti, che per la prima parte del lavoro sono 4 di un quarto, 4 di un altro, quindi 3 più o meno è la metà
della parte dietro. Nel nostro caso io devo arrivare a 35 cm, di conseguenza non potevo mettere 4 e 4 perché erano molto più larghi e li stava troppo largo, quindi non mi piaceva. Per arrivare a capire che mi servivano 35 cm, io ho preso una magliettina di Gabriel, che è questa qua, vedete? Ho preso i centimetri, ho capito quanto mi serviva. Quindi potete farlo anche con un adulto. Se io la chiudevo qua in tondo era impossibile infilarla dalla testa, ecco perché ho fatto 2, 4, 6, 8, 10 righe che non sono chiuse, vi ricordate? Ve la faccio vedere così, ok? Questa parte qua mi serve, se il bambino cresce, facciamo finta che fate una t-shirt per un bimbo di 2 anni, crescendo la testolina cresce, deve essere infilata. A un certo punto, quindi finito il rosso, io mi sono chiusa, e cioè ho unito il davanti e il dietro, i quarti davanti, in pratica, vedete, ho lavorato qui, questo perché mi bastavano i 11 più 35, superavo alla lunga la circonferenza della testa, ma non ero arrivata alla mia circonferenza del torace, quindi ho fatto altre 3 righe per arrivare ai miei 33 centimetri. Capiamoci, per un adulto 33 centimetri sono pochi, quindi qui voi dovete continuare perché vi servono dei centimetri sia per le maniche sia per la parte del torace. Vi chiederete, però io ho bisogno di farlo per un bimbo piccolo, tuo figlio ha 5 anni, io ho bisogno di farlo per un bimbo di 2 anni. Bene, vi fermate un po' prima, vi fermerete qua, quindi l'apertura sul davanti andrà a continuare nel lavoro in tondo che andremo a fare qui, quindi è facile, non dovete sbagliare. Poi, come ho detto all'inizio, ho continuato il mio lavoro facendo righe di andata, scusate, righe in tondo, e ho cambiato il colore ogni 2 righe. Finito la parte più lunga del tronco, ho ripreso un attimo le maniche giusto per dare una continuità, ma potevate anche lasciarle più corte. Questo metodo è molto bello anche per fare dei corpetti per dei vestiti in stoffa, anche per le bimbe, perché è un modo molto facile. Questa apertura qua la potete lasciare sulla schiena, ci mettete giusto un bottone qua in su per chiuderla e voi avete praticamente il davanti in questa maniera, quindi per una bimba è bellissimo. Quando l'ho visto finito mi sono detta, ma quasi quasi me la faccio anche per me, magari con delle maniche un po' più lunghe a sbuffo, perché la trovo veramente elegante e veramente adatta per ogni occasione. Veramente sono contenta del risultato, poi vedere l'allegria di Gabriel non ha prezzo, quindi sono felice. Bene, io vi mando un grosso abbraccio, ci vediamo al prossimo video podcast o prossimo video tutorial.